Oggi vi racconterò la storia del crocifisso e della frittata. È un aneddoto narrato da Vasari nelle Vite ed ha per protagonisti Brunelleschi e Donatello. Il crocifisso di Donatello in Santa Croce, nella cappella Bardi di Vernio, è una scultura policroma realizzata nel 1406-1408. Questo crocifisso fu ampiamente criticato dal Brunelleschi perché disse che Donatello aveva messo in croce un contadino per suo esasperato realismo. Donatello rimase molto male di questa affermazione, tanto che disse: «Se fosse facile fare come il giudicare, il mio crocifisso ti parrebbe Cristo e non un contadino. Prendi del legno e fanne pure uno tu». A ciò Brunelleschi fu sfidato a fare di meglio. Infatti realizzò a pochi anni di distanza il bellissimo crocifisso ospitato in Santa Maria Novella. Donatello rimase molto colpito alla vista del crocifisso del Brunelleschi, tanto che fece cadere a terra le uova che portava in grembo per una cena che dovevano consumare insieme. Brunelleschi allora disse: «E adesso che mangiamo?» E Donatello rispose: «Io per me ho già avuto la mia razione, te fa quello che vuoi. Io so che a me è concesso di fare contadini e a te Cristi». Il confronto fra i due crocifissi è esemplare per dimostrare le differenze fra i due grandi padri del Rinascimento fiorentino, Brunelleschi e Donatello. Il Cristo di Donatello è costruito sottolineando la sofferenza e la verità umana del soggetto, in accordo con le richieste dei committenti francescani, sempre più interessate a figure che colpissero i fedeli, facendoli partecipi della compassione e sofferenza di Gesù. L'opera infatti ha anche le spalle snodate e poteva essere deposta dalla croce in occasione delle cerimonie della Settimana Santa e messa a punto giacente. Il corpo sofferente, dal modellato energico con lineamenti contratti, sottolinea l'agonia, la bocca dischiusa, gli occhi semiaperti e sembra polemizzare con le eleganze ellenizzanti di Lorenzo Ghiberti e con la compostezza armoniosa e matematica del Brunelleschi. Nel crocifisso di Donatello scopriamo la dimensione umana e ci accorgiamo che appeso alla croce c'è il corpo di un vero uomo che grava con tutto il suo peso ed è attratto verso terra. È un realismo sconcertante che mostra la violenza subita da Cristo uomo nell'atto della crocifissione. Avvertiamo la sofferenza delle membra, lo scricchiolio delle ossa, il dolore fisico provocato dai chiodi, la lacerazione delle ferite al costato. Non vediamo più il crocifisso come oggetto, ma un uomo appeso. Ma guardando il crocifisso di Brunelleschi, lo sconvolgimento è ancora più totale, perché oltre alla dimensione umana è associata la dimensione divina. Sembra che l'intero universo imploda in un uomo, imploda ed esploda allo stesso tempo. È qualcosa di atomico, è un fatto di energie. Tutte le energie del cosmo partono da questo corpo e ritornano a lui. È come se Brunelleschi avesse rappresentato in questo pezzo di legno l'attimo del passaggio dall'uomo a Dio, il momento nel quale Cristo, morendo, da uomo si fa Dio, il momento nel quale il Padre, risuscitando il Figlio dal sepolcro, lo accoglie con sé nella gloria. L'opera è impostata all'insegna della compostezza e di una solenne gravitas. Brunelleschi rielaborò il modello di Cristo piegato sulla croce di Giotto, nella croce sacomata sempre in Santa Maria Novella. L'opera è caratterizzata da un attento studio dell'anatomia e delle proporzioni, che esalta la dignità e l'armonia dell'opera. Rispetto al crocifisso di Donatello è molto più idealizzato e la perfezione matematica delle forme è eco della perfezione divina. Le braccia aperte misurano quanto l'altezza della figura e il filo del naso punta al baricentro dell'ombelico. Il corpo fu modellato a partire dallo studio di un nudo e non presenta il perizoma. Dei rivoli di sangue scendono copiosi. Infatti è importante il valore salvifico del sangue per i domenicani. Il Cristo rappresenta tutta quella parte di umanità che subisce violenza. Il mondo infatti è diviso tra oppressori e oppressi, tra violentatori e violentati.
e tutti coloro che guardano il Cristo, credenti o non credenti, non possono fare a meno di chiedersi: ma io da che parte sto? Vi aspetto alla prossima puntata.